È arrivato il momento di parlare e confrontare i 6 diver che mi sono stati inviati da Rosa Spina di Bergamo, dal gentilissimo titolare Stefano, che dopo un giro nella sua boutique mi ha inviato degli orologi. Li abbiamo visti nell'ultimo unboxing che trovate qui sul canale, ma che vorrei adesso confrontare insieme a voi. Quindi non perdiamo tempo, lanciamo la sigla, 3 secondi e cominciamo. E allora, un po' come se fossimo in gioielleria, da Stefano a Bergamo, da Rosa Spina, ce li abbiamo sul tavolo e direi andiamoceli a guardare con calma. Wartimer quadrante nero di Mido, orologio che mi è piaciuto molto, probabilmente è quello che mi è piaciuto di più della terna, e in particolare il quadrante blu, per quanto questo nero sia molto profondo e molto tridimensionale, ed è quello che mi è piaciuto forse di più perché ha un prezzo assolutamente abbordabile, 1360 euro da scontare, e che regala sostanza. Lo attiviamo, regala sostanza e anche un aspetto insomma perfetto per l'estate, con una complicazione come il Wartimer che non è sicuramente facile da avere in un orologio. Sicuramente non è facile da avere in un orologio da 1360 euro e non è facile averla con Mido in un diver con scala di decompressione. È chiaro che qualcuno dirà che è un quadrante molto affollato, non può essere diversamente, si tratta appunto di un ore del mondo diver con scala di decompressione, però è anche vero che, guardate questa versione blu, questa mi è piaciuta veramente tanto, però è anche vero, stesso prezzo 1360 euro, dicevo, è anche vero che è un orologio secondo me per l'estate di una storica casa dedicata al mondo della subacquea come Mido, e secondo me è l'orologio giusto che rispecchia insomma il DNA dell'azienda. Questo in particolare mi è piaciuto veramente molto perché appunto è frizzante, perché osa, perché offre al giusto prezzo la qualità di questi 1360 euro, e ritengo che pochi altri oggetti possano fare lo stesso. Non sono naturalmente da meno gli altri orologi, per esempio questo magnifico Oris da 39 mm con questo ipnotico quadrante blu lago, blu qualcosa, comunque un blu petrolio molto bello e particolare. Questo è un 300 metri, non è il calibro 400, anche perché diversamente non potrebbe costare 2300 euro. Non so se si vede il cartellino, però ecco, un orologio che offre grande qualità in tutta la sua costruzione. Se il Mido per esempio è un ottimo orologio da 1300 euro e offre il giusto, offre quello che può offrire un orologio con la complicazione Wartimer a quel prezzo, beh, l'Oris secondo me è di un'altra categoria. Questa ghiera anche è veramente bellissima, funziona bene, ma insomma vorrei anche vedere. Però al di là di quello è un orologio che è proprio ben realizzato, cioè è realizzato con grande cura, e mi è piaciuto molto, anche se al polso questo da 39 mm sinceramente mi è piaciuto meno della sua controparte da 41 mm, in questo caso con questo magnifico verde, anche lui secondo me molto estivo, con queste spallette proteggi corona. Anche lui naturalmente non è un calibro 400 e, se non ricordo male, 2100 euro. Non ha il bracciale, però ha un bellissimo cinturino in gomma con la clasp che reputo veramente molto azzeccato per un diver estivo, anche lui un 300 metri, e che secondo me si sposa perfettamente poi anche con lo stile dell'orologio. Questo probabilmente è quello che mi è piaciuto di più, e mi sarebbe piaciuto provare, e non è detto che Stefano non me lo manderà, l'Oris verde quadrante madreperla, che non so se ricordate in una puntata di Beato tra gli orologi mi fece veramente impazzire. E poi ci sono gli orologi di sostanza, come piace definirli a me, e cioè questi Vulcan Nautique, anche loro in doppia colorazione, adesso li vediamo bene, che sono forse quelli che in generale in questa terna mi hanno convinto meno, nel senso che
tra tutti questi orologi, se dovessi scegliere, sceglierei indubbiamente il Mido Wartimer blu per poi andare sull'Oris quadrante verde. Il Vulcan rimane un bellissimo diver, molto fresco, molto giovane, ma anche carico di storia. Uno skin diver puro, così come è puro il suo cinturino in pelle tipico del periodo, ed è un orologio, anche lui ghiera 120 scatti, che secondo me è più di sostanza, cioè l'orologio più serio, e che forse con queste altre proposte, con questi altri orologi estivi, è quello che meno fa divertire, se possiamo dire così, a differenza invece del suo fratellino quadrante blu, che in questo caso invece mi ha convinto veramente tanto, perché è un bellissimo blu che contrasta poi con la seriosità dell'orologio. Quadranti pallettoni, anche lui veramente ben realizzato, ma da Vulcan naturalmente non ci si potrebbe aspettare null'altro. E poi con questo quadrante che ha anche questa lavorazione come se fosse graffiata in verticale, una specie di sunburst soleil, che però non è radiale, ma che comunque aiuta tantissimo a riflettere la luce in maniera molto particolare, come potete vedere sotto il nostro faro, il che lo rende un orologio veramente molto fresco e divertente per l'estate, così come gli altri suoi colorati. Ecco, il nero probabilmente è quello che meno rispecchia ciò che cercavo in questi diver quando ho chiesto a Stefano di vederli. Però c'è anche da dire che il nero in ogni caso rimane poi l'orologio per tutto l'anno, cosa un po' diversa probabilmente per il Mido Wartimer blu, che probabilmente è perfetto per l'estate ma molto meno fino alla primavera prossima. Insomma, dei diver sicuramente eccellenti per quelle che sono le loro fasce di prezzo e anche per ciò che offrono, ognuno di loro molto diverso e sicuramente molto frizzanti e molto divertenti per l'estate. L'ho già detto, il mio preferito rimane il Mido Wartimer per una ragione in particolare: è molto estivo e frizzante a un prezzo davvero piccolo, tant'è che ricorderete quando fu presentato e non era ancora noto il prezzo al pubblico, con lo Zio Poli in live parlavamo di circa 3.000 euro. Ero certo che venisse venduto un'ora del mondo più o meno a quel prezzo. In realtà Mido ancora una volta ha stupito, perché è riuscito a mantenere un prezzo veramente piccolo per un orologio veramente ben fatto. Molto più sostanziosi gli Oris, anche con una qualità percepita sicuramente maggiore rispetto agli altri e giustificata anche da un prezzo maggiore, quasi del doppio rispetto al Mido o rispetto al Vulcan. Vulcan che forse si è rivelato essere, rispetto a queste altre alternative, almeno secondo i miei gusti personali, quello più sottotono. Ma in che senso? Nel senso che è un diver molto classico, anzi è uno skin diver molto classico, molto di sostanza nel suo complesso, nel suo insieme. È un orologio che nasce per fare lo skin diver, non può fare nient'altro, però si può giocare e magari osare con il Vulcan con dei quadranti diversi. Abbiamo visto il blu, ma per esempio, se lo trovate, è disponibile anche il salmone. In più, come dicevamo, hanno dei listini molto onesti per quello che è il contenuto di questi orologi, e in più, come sicuramente saprete, Stefano di Rosaspina di Bergamo, trovate tutte le informazioni in descrizione, fa anche degli sconti molto importanti, quindi se siete interessati vi conviene sentirlo. Prossimamente, direttamente da Rosaspina, arriveranno altre novità che non vedo l'ora di unboxare e poi di recensire assieme a voi, ma per ora vi devo lasciare perché la puntata finisce qua. Vi ringrazio per essere stati con noi nella nostra stanza degli orologi, ci vediamo in un prossimo video qui su TOC. Ciao!